Sono Lara Arcangeli, direttrice del sistema museale del Comune di Sorano. Il sistema museale è costituito da una serie di aree archeologiche e musei che fanno parte del territorio comunale di Sorano, e fra questi appunto la necropoli etrusca di Sovana, dove ci troviamo adesso. Il Comune di Sorano nel 98 ha deciso di inaugurare questa immensa area archeologica, che in realtà fa parte del Parco Archeologico Città del Tufo, insieme agli insediamenti rupestri di San Rocco e di Vitozza. La necropoli etrusca in realtà era già nota ampiamente alla comunità scientifica fin dalla metà dell'Ottocento, a seguito di una serie di indagini condotte da due viaggiatori inglesi che visitando la Maremma raggiunsero per caso il territorio sovanese e, accompagnati da alcuni personaggi del luogo, poterono ammirare le splendide e monumentali tombe a facciata rupestre. Questo parco si presenta come uno splendido museo all'aperto, all'interno del quale vivono e convivono elementi archeologici di grande importanza insieme a elementi naturalistici e paesaggistici e storico-artistici. All'interno dell'area archeologica diversi sono i percorsi già fruibili al pubblico, che permettono sia di effettuare la semplice visita ai vari monumenti che tragitti più lunghi. Si tratta di percorsi trekking che hanno lo scopo di raggiungere i vari siti che si trovano anche ad una certa distanza l'uno dall'altro. Tutta l'area del parco si sviluppa per circa 60 ettari e per una distanza di circa 15 km, che da Sovana, passando per Sorano, raggiunge poi l'insediamento rupestre di Vitozza. Questi 15 km sono in realtà già collegati tra loro da una fitta rete di sentieri, molti dei quali già attrezzati. Siamo nel belvedere di San Rocco, nonché centro rupestre. L'insediamento prende il nome da una piccola chiesetta costruita all'ingresso dell'area nel XVI secolo, molto probabilmente in occasione di una pestilenza, quindi come modo per ringraziare il santo della sua protezione. Qui possiamo avere una bellissima vista sul paese di Sorano, che dista solo 3 km, e possiamo trovare grotte scavate nel tufo e abitate senza soluzione di continuità dall'alto medioevo fino a metà del secolo scorso. Sono state usate anche come stalle, come rimessaggi, come luoghi dove decantare l'argilla e creare mattoni. Qui possiamo trovare anche colombaie e vie cave. La più suggestiva è sicuramente la via cava di San Rocco, che da qui collega al paese di Sorano. Il sito rupestre si sviluppa anche lungo questa via cava e è possibile vedere tutti gli elementi caratteristici di questi tipi di grotta, come nicchie oppure mangiatoie, ma non è raro incontrare anche dei simboli religiosi. Per capire l'importanza di questa via cava basti pensare che fino agli anni 40 del Novecento era l'unica via per raggiungere i pianeti, i campi circostanti, e da qui Sovana rigorosamente a piedi. La necropoli etrusca è particolarmente conosciuta per le famose tombe monumentali a facciata rupestre, che sono presenti un po' in tutti i colli che circondano l'abitato e il pianoro dove prima si trovava la città etrusca di Sovana. La prima fra tutte, indubbiamente quella più conosciuta, la tomba Ildebranda, dove ci troviamo adesso, che porta il nome di Ildebrando da Sovana, che fu Papa Gregorio VII. Ma accanto alla tomba Ildebranda molti altri monumenti rivestono una grandissima importanza. Per citarne soltanto alcuni: la tomba dei demoni alati, rinvenuta recentemente in prossimità della tomba Ildebranda, il complesso monumentale della tomba dei leoni, la tomba della sirena, la tomba del tifone, le tombe a Semidado e Falsodado, che costeggiano praticamente tutti i colli intorno all'abitato di Sovana. Ci troviamo nell'area della tomba dei demoni alati, l'ultima restituita alla fruizione fra il 2004 e il 2005, e è fra le meglio conservate rispetto alle tombe a edicola conosciute dell'intera necropoli. L'apparato architettonico che si è conservato vede anche la presenza nella parte più avanzata del complesso di due leoni scolpiti
nel tufo, con alle spalle due statue di altrettanti demoni noti appunto nel Pantone etrusco, che erano rappresentati da Levant, due demoni alati caratterizzati da una torcia accesa o spenta, che appunto serviva, secondo l'ideologia etrusca, per accompagnare l'anima del defunto. Oltre la nicchia, che rappresenta in qualche modo la cosiddetta porta di Ade, viene rappresentato il defunto ripreso nel tipico atteggiamento del banchetto, quindi seduto, o meglio sdraiato, sul tipico lettuccio all'etrusca, appunto la cline. Il demone rappresentato nel frontone della tomba edicola dei demoni alati raffigura appunto un essere semidivino, caratterizzato da metà corpo umano e la parte sottostante invece terminante con una doppia coda arrotolata. Sovana merita una visita particolare per la presenza di numerose vie cave che permettevano diciamo, il collegamento tra la città dei Vivi, collocata a circa 1 chilometro di distanza, e le necropoli etrusche, con la possibilità di raggiungere anche i pianori circostanti. Le vie cave sono dei veri e propri percorsi, delle vere e proprie strade tagliate nel tufo, che permettevano, diciamo, lo spostamento veloce delle persone dalle zone pianeggianti, dai fondovalle fino alle pianure sovrastanti. Per molto tempo queste vie cave sono state considerate anche dei percorsi sacri, anzi direi solo ed esclusivamente dei percorsi sacri. In realtà si tratta di vere e proprie strade che presentano una stratigrafia al contrario. La parte in alto è la parte più antica, ne sono testimoni anche le numerose tombe che si affacciano nella parte superiore di queste vie cave, un esempio fra tutti il cavone, e pian piano, diciamo, per abbassarsi fino al piano di calpestio attuale, che è stato scavato e modellato fino a non pochi anni fa. Io sono molto legata a Vitozza perché è un luogo veramente magico. A me piace immaginarla come un vecchio pugile in pensione, perché qui il tempo si è fermato e però i ruderi delle fortificazioni e dei fossati ci fanno capire l'importanza di questa città nel passato, tutte le battaglie che ha dovuto affrontare e anche tutta la popolazione che ci abitava. Siamo in un luogo di confine, quindi qua si sono consumate le battaglie più importanti tra gli Aldobrandeschi, Orvieto e poi gli Orsini e Siena, fino alla definitiva e ultima battaglia, proprio alla metà del 400, che ha portato alla distruzione di Vitozza. Di questo centro rimangono le numerose grotte che fanno di Vitozza uno degli insediamenti rupestri più importanti del centro Italia. Oltre alle grotte ci dovevano essere anche degli edifici costruiti in alzato sul pianoro, che però oggi non sono più visibili perché i ruderi sono stati utilizzati per costruire San Quirico dopo il definitivo abbandono dalla metà del 400. Interessanti notizie su Vitozza si hanno anche grazie ai censimenti lorenesi della fine del Settecento, grazie ai quali scopriamo che 60 grotte erano ancora abitate in questa epoca. Proprio in prossimità del centro di San Quirico, in una località chiamata Piancistalla, ci sono tutt'oggi delle grotte utilizzate come magazzini o rimessaggi. Siamo all'interno di una colombaia. Come vedete è un ambiente scavato nel tufo caratterizzato da una serie di nicchie. Si è dibattuto molto sulla funzione di queste colombaie, ma studi recenti affermano appunto che si tratta di colombaie per l'allevamento dei piccioni da carne. Vitozza ci fa vedere come il tufo è il vero protagonista di queste aree, delle 3 città del tufo. Con il tufo si ricavava tutto, da abitazioni a sculture, come vediamo alla necropoli etrusca di Sovana,
camminamenti sotterranei, se pensiamo alla fortezza Orsini di Sorano, quindi sia ad uso abitativo che ad uso militare, difensivo e a uso sacro.